Benvenuti su TechBean.com. Oggi andiamo ad analizzare modello GVC top di gamma del 2016-2017, modello KD-R971BT. Iniziamo ad analizzare partendo dalle caratteristiche hardware, quindi andiamo a vedere cosa le uscite che ha a disposizione questo modello. Quindi questa è la vista posteriore. Abbiamo 3 uscite pre che possono essere configurate in 2 modalità. Modalità 2 vie, che sarebbe parte medio-alta, medio-bassa subwoofer, e modalità 3 vie, quindi tweeter, medi e bassi. Questa configurazione può essere settata dal menu. Poi abbiamo ovviamente la presa dell'antenna, la presa del connettore ISO e la presa del microfono esterno. Ok, quindi cominciamo ad analizzare le varie funzionalità. Ok, andiamo ad accendere per la prima volta la sorgente, vediamo cosa succede. Ok, ci chiede di disattivare la modalità demo premendo il tasto del volume. È praticamente un tasto multifunzione, quindi premendo yes, ok, abbiamo disabilitato la modalità demo e si parte subito con la parte FM. Allora, vediamo un po' le funzioni principali. Come potete vedere, questo radio ha possibilità di settare 3 zone di illuminazione differente, quindi display e tasti. Ok, poi la possibilità dei comandi vocali, possibilità di gestire direttamente un autoradio Android con la presa USB, ovviamente possibilità di ascoltare, riprodurre file musicali anche in FLAC, sempre tramite la presa USB. Abbiamo 3 pre-out, le abbiamo viste prima, e un equalizzatore completo che poi andiamo ad analizzare più tardi. Allora, partiamo subito ad analizzare i vari tasti. Qui abbiamo la parte di setting, qui abbiamo la parte dei comandi vocali e anche la parte per effettuare chiamate quando è connesso allo smartphone. Qui abbiamo la possibilità di settare l'equalizzatore, ovviamente spento o acceso, da qui si cambia la frequenza. Si cambiano anche i vari canali, e qui il tasto cerca oppure torna indietro, questo qui, il tasto di uscita del CD, presa jack e presa USB nascosta. Ok, bene, andiamo a vedere un po' le varie funzionalità. Premiamo il tasto del menu. Se premuto brevemente, praticamente funziona solamente come possibilità di cambiare impostazioni dei display. Se si preme per più tempo, ok, si aprono le impostazioni del lato radio. Adesso andiamo a vedere tutte. Partiamo da quelle generali. Qui abbiamo la possibilità di abilitare e disabilitare il beep, ok, il beep quando si preme un tasto. Qui abbiamo la possibilità di disattivare o attivare le varie modalità di sorgente. Per esempio la M che non viene più utilizzata la possiamo disattivare, l'aux possiamo scegliere se averlo oppure no. Sì, queste due sono, da qui si torna indietro. Da qui è possibile selezionare l'update del firmware che ho già effettuato. Da qui è possibile selezionare un reset di fabbrica e si torna poi al beep. Ok, queste sono le impostazioni principali. Poi possibilità di settare l'orario, di sincronizzarlo tramite la parte FM, di visualizzarlo se sì o no. Ok. Poi qui possiamo settare la lingua, se inglese, russo o spagnolo. Ovviamente lasciamo inglese. Qui abbiamo la possibilità di cambiare impostazioni dell'equalizzatore, entriamo nel dettaglio. Abbiamo sia quelle
preimpostate, flat, no? Le solite jazz, R&B. Poi se andiamo su user, allora qua abbiamo due modalità, easy e pro. Se andiamo su easy possiamo cambiare il livello del subwoofer, il livello dei bassi, il livello dei medi, il livello degli alti. Ok, queste sono quindi impostazioni principali, modalità easy. Modalità pro, possiamo cambiare ogni singola frequenza, ok, da 62 fino a 16.000. Possiamo cambiare la curva Q, quindi da 1.35 è curva stretta, 2 è curva larga, intendo la campana di esaltazione dell'equalizzatore. Ok, quindi queste sono le modalità in maniera pro dell'equalizzatore. Ok, poi abbiamo la parte audio, quindi qui sono tantissime, cercherò di spiegarle. Quindi Bass Boost, ovviamente, come indica il nome, appunto si crea un equalizzatore ulteriore sui bassi. Possiamo scegliere se abilitarla e anche a che livello, ok? Poi abbiamo il loudness, anche in questo caso abbiamo scegliere se disabilitarlo oppure a che livello abilitarlo, 1 o 2, ok? Lasciamo su 1. Poi il livello del subwoofer, ok? Possiamo scegliere se disabilitarlo o abilitarlo il subwoofer, ok? Poi vediamo le altre funzioni. Ovviamente il classico fader, avanti e dietro, balance e possibilità di settare il volume per questo tipo di sorgente. Poi amp gain, possiamo selezionare se è alta potenza o bassa potenza. Se abbiamo un impianto di serie con altoparlanti di bassa potenza, possiamo selezionare low power, così il volume viene limitato per non danneggiare gli altoparlanti. Lasciamolo su high, su alta. Ok, qui possiamo scegliere se l'uscita posteriore deve essere subwoofer oppure posteriore. Se quindi la terza uscita pre, diciamo, si può settare in modalità posteriore o subwoofer, quindi cambiano le frequenze di crossover. Questa è una speaker size, questa modalità tipica delle autoradio Kenwood, che ricordiamo la Kenwood ha acquisito la GVC, e quindi è possibile cambiare le impostazioni delle dimensioni tra i vari altoparlanti. Quindi cambiando le dimensioni l'autoradio fa dei presetting, quindi setta i crossover e l'equalizzatore a seconda delle dimensioni che abbiamo impostato in questo menu. Quindi è possibile settare sia per il front che per il subwoofer, ok? Per il tweeter abbiamo possibilità di settare su off oppure small, medium, large. Il subwoofer anche possiamo selezionare la dimensione tra disabilitato 16, 20 fino ad oltre 38 cm. Ok, e qua abbiamo la possibilità di impostare il crossover partendo dai tweeter, quindi modalità passa alto da 1 kHz fino a 12.000.5, ok? Possiamo selezionare il livello, in questo caso solo abbassare, ok? Sia differenziato per sinistra e destra, ok? Questa è una funzionalità che hanno pochissime sorgenti. Poi il filtro passa alto delle uscite pre, la frequenza se
true, in questo caso nessuna frequenza, quindi da 30 fino a 250, possibile selezionare, la pendenza da 6 dB a 24, quindi guardate quante impostazioni audio ha, è davvero completa questa sorgente. Pochissime sorgenti permettono di effettuare questi setting in maniera così bilanciata. Anche qui il gain, poi subwoofer, anche in questo caso possiamo selezionare il passabasso da 30 fino a 250 Hz, anche in questo caso la pendenza da 6 a 24. Se in passato nel menu precedente avevamo settato l'uscita rear invece di subwoofer, qui dovevamo leggere rear al posto di subwoofer, ok? Poi abbiamo la possibilità di selezionare crossover se averlo in 3 vie oppure 2 vie. Se selezioniamo yes, ok, abbiamo 2 vie. Adesso ho selezionato 2 vie, ok? Adesso 3 vie, ok? Quindi cosa cambia? Ripeto, da 2 vie abbiamo medio alta, medio bassa subwoofer, 3 vie possiamo selezionare tweeter, medi, bassi, quindi cambiano impostazioni del crossover. Ovviamente in base al proprio impianto possiamo decidere quale tipo di impostazione usare. Ricorda che questa modalità 2 vie, 3 vie, solo pocato radio troppo di gamma hanno la possibilità di avere queste impostazioni, ok? Quindi queste sono le impostazioni principali audio. Poi andiamo agli effetti sonori, ok? Quindi abbiamo response, praticamente questa modalità possiamo selezionare la disabilità, l'abilità su 3 livelli. Secondo il manuale rende virtualmente più realistico il suono. Ok, sound lift praticamente simula la regolazione dei ritratti temporali, regola virtualmente la posizione sonora attraverso i diffusori, anche in questo caso è possibile selezionare su 3 livelli. Questa funzione qui aumenta la frequenza per compensare il rumore esterno del veicolo a quello prodotto durante la guida, a quello prodotto dagli pneumatici. Possiamo scegliere se abilitarlo oppure no. Ok, quindi queste sono le funzionalità audio extra che ha questa sorgente. Poi partiamo alla parte display, abbiamo la modalità dimmer, possiamo scegliere se abilitarlo off oppure auto, quindi auto attraverso il connettore ISO, quando accendiamo i fari lui in automatico metterà su on, ok? Oppure possiamo addirittura impostare modalità in base all'ora, per esempio in questo caso quando arriveranno alle 18 lui in automatico abbasserà la luminosità, ok? Quindi quello che mi stupisce riguardo questa autoradio è che anche nelle impostazioni più semplici, più banali, ha comunque una miriade di setting. Trovatemi un altro modello di autoradio che permette ad esempio di regolare il dimmer in base all'orario, sono pochissime. Ok, quindi a parte il dimmer passiamo all'altro menu, alla luminosità. Guardate qui in dettagli, è possibile regolare separatamente la luminosità per notte, giorno e non solo, per ogni modalità le 3 differenti zone, sinistra, display e zona 2. È possibile cambiare la luminosità, quindi sia di notte che di giorno possiamo cambiare separatamente per le 3 zone la luminosità, no? E questo è un altro dettaglio che pochissimi autoradio hanno. Poi qui possiamo abilitare lo scroll delle scritte, quindi diciamo se devono farlo solo una volta oppure in automatico, oppure
disabilitare, ok? Ok, quindi abbiamo queste tre impostazioni: scroll, dimmer e luminosità sul display. Poi abbiamo la parte che contraddistingue questo autoradio, quindi i tre colori. Abbiamo dei preset prestabiliti, possiamo scegliere se per tutti i display, per tutti i tre punti, e cambiare colore. Guardate, questi sono quelli già presettati. Vi faccio vedere velocemente. E mettendo questo in automatico cambia anche la velocità. In questo caso cambia separatamente in automatico effetto discoteca. Sì, insomma, abbiamo tantissimi modi. Dove poi con calma, diciamo, ognuno di noi può scegliere il proprio preferito in base anche all'automobile in cui viene installato. E quindi anche questo possiamo cambiare e selezionare un colore differente tra giorno e notte, ok? Ovviamente possiamo cambiare il colore separatamente per le tre zone, ok? Bene, quindi a parte i colori, poi abbiamo la possibilità di selezionare impostazioni del tuner FM. Il radio timer adesso sinceramente non mi ricordo. Off una volta daily o settimanale. Questa è impostazioni di memorizzazione in automatico delle stazioni radio più forti. Qui è possibile attivare e disattivare il local. Il filtro, anche questa è una caratteristica importante, il filtro IF. Possiamo selezionare se averlo in automatico oppure wide. Questa è un'impostazione che poche autoradio hanno. Qui possiamo attivare mono stereo, new standby, possiamo... Però 2 su 3, 67% Sì, possiamo abilitare le news, ok. Sì, scusate, è uscito dal menu, riabilito il menu. Eravamo nel tuner, ok. Quindi standby, regionali, AF, se ovviamente on off, ovviamente lasciamo su on, volume del traffico, il PTI, insomma tutte le impostazioni tipiche FM. E poi abbiamo la possibilità delle impostazioni del Bluetooth e quindi fare il pairing, quindi abilitare, associare un nuovo telefono, uno smartphone. Ok. Ritorniamo un attimo alle posizioni Bluetooth. Ok. Set audio. Ok, in questo caso non è associato a uno smartphone, quindi non le fa vedere. Application perché lui supporta modalità audio Spotify. Il pin del Bluetooth, l'auto connect se abilitarlo o disabilitarlo, anche l'auto pairing, e questo permette di fare un reset di fabbrica delle impostazioni Bluetooth. E queste informazioni del nome Bluetooth, dell'indirizzo, questo è il MAC, sì. Ok, non faccio vedere tutte le impostazioni Bluetooth relative al quando è associato perché altrimenti il video durerebbe troppo, però comunque con questo tasto avete la possibilità di effettuare chiamate, di vedere lo storico e di fare ovviamente chiamate in viva voce attraverso il microfono integrato, questo qui che si può inserire sul montante.
Quindi abbiamo visto le impostazioni principali, ora passiamo alla parte relativa all'ascolto. La parte USB permette di decodificare diversi tipi di tracce, ovviamente oltre all'MP3 anche WAV, VMA, FLAC, anche FLAC in alta definizione. Da questo tasto possiamo vedere tutte le cartelle, possiamo abilitare questa specie di analizzatore di spread. Possiamo abilitare anche questa modalità di display che cambia colore in base al tipo di musica. Da qui si cambiano le cartelle. Quindi, in conclusione, dopo aver descritto tutte le funzionalità principali, la domanda che molti si faranno: come suona questo autoradio? Sicuramente posso dire che è un autoradio top di gamma, la qualità audio è molto elevata, anche le uscite pre a 4 volt indicano comunque un'attenzione alla qualità audio, a questi dettagli, quindi sicuramente ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ovviamente è uscita in produzione, ma aveva, quando nel 2016, nel 2017 anno della produzione, era diciamo, un autoradio con ottimo rapporto qualità-prezzo. L'unica funzione di cui non aveva erano i ritardi temporali, però aveva comunque delle funzionalità che avevo fatto vedere che ne simulano il funzionamento. Ok, quindi spero di avervi fatto vedere impostazioni principali. Se avete altre domande, qualsiasi altra informazione, resto a disposizione. Vi ringrazio. Un saluto da techbee.com.